A Nicola mi ha chiesto Valeriano. Quando conosce il potatore, È bello vedere lo stato, anche lo stato di salute della pianta, lo vedi dal colore della foglia, vedi la foglia bella verde scura. Per quest'anno questa è una carica, cioè l'unica azienda che ha avuto questa carica così abbondante quest'anno, perché poi gli altri sono al 20% rispetto a questa produzione. Gasper è un produttore molto attento, è riuscito sicuramente anche per la posizione del terreno, per il lavoro che ha fatto sia già dalla potatura, dalla concimazione, è riuscito a ottenere dei risultati veramente interessanti, e abbiamo una carica che è unica, forse una delle poche aziende quest'anno che ha fatto questo tipo di produzione. Vedi, guarda che bel colore. Cioè fa così e già Quindi diciamo che il recupero qualitativo comunque è arrivato nell'ultimo mese con la pioggia. Sì, ma noi Perché quest'estate era rigida la situazione. Era rigida e non c'era il consorzio di bonifica, Ok. e acqua non ce n'era. Ok. Lasciamo stare la siccità, ma anche le... Sì, non aiutava. Sì, anche neanche, diciamo quello che è neanche chi l'impatto, poteva aiutare, esatto. aiutava. Che meraviglia. Tutte raccolte a mano qui. Io sono delicato perché mi piacciono le olive. Appena le vedo tutte schiacciate, tutte, ma che come qualità non ne facciamo, sinceramente. No, certo. Infatti Alessandro fa dice, proprio è una meraviglia guardare, ha un mese che porto sempre olive qua. Beh, e ancora dai, ce n'è. un mese di raccolta. E ancora c'è, minimo andate 10-15, cerca Bene. Bene, siamo contenti noi, questa è la nocellara del Belice, guardate, rotonda, bella verde, raccolta a mano. Queste sono raccolte a mano, possono anche essere raccolte con gli abbacchiatori, tanto la nostra molitura avviene sempre all'interno delle 24 ore, quindi il frutto non crea la tipologia di raccolta non crea problemi. Però guardate che meraviglia. Siamo particolarmente orgogliosi di questo frutto meraviglioso, e da questa cultivar esce un olio veramente eccellente. Guarda, qui abbiamo i 3 gradi di maturazione, quindi questa è la prematurazione, questa è leggermente invaiata e questa è invaiata. Questo è un frutto maturo. Ovviamente da questi 3 frutti possiamo ottenere 3 tipi di olio diversi. In questa produzione noi abbiamo il 99% delle olive sono tutte in fase di verde, quindi una prematurazione, ma viene un prodotto molto più piccante, un fruttato più intenso.
In questa prima fase vengono introdotte le olive. Le olive tramite questo nastro trasportatore vanno al deramifogliatore e al defogliatore, quindi vengono defogliate e privati dei rami e delle foglie e vanno nella lavatrice. Questa lavatrice ha una doppia funzione. Una funzione con il riciclo dell'acqua, quindi toglie tutta la parte più pesante, fango, pietre, ovviamente le impurità che vengono dalla campagna, e una seconda fase invece con un lavaggio al ciclo continuo, perché è sempre acqua fresca che quindi vengono sciacquate e risciacquate. Una volta lavate le olive vanno tramite queste cocle, vanno al frangitore, quello che anticamente nei vecchi frantoi era la molazza. Ovviamente noi oggi abbiamo la possibilità con i nuovi impianti, con gli impianti ciclo continuo di nuova generazione, rispetto agli antichi frantoi, il frantoio tradizionale antico, abbiamo la possibilità di migliorare e di avere delle performance sull'estrazione che sono sicuramente di altissima qualità, perché ovviamente abbiamo la possibilità di lavare tutto quello che tutti i passaggi, quindi abbiamo la possibilità di l'acciaio di tenerlo sempre pulito, a differenza dei vecchi frantoi tradizionali dove questi passaggi magari potevano creare fra una partita di olive buone e una partita di olive cattive, possibilmente ci potevano essere degli inquinamenti. Oggi invece avviene tutto intanto ad una velocità maggiore, quindi non ci sono problematiche di ossidazione, quindi le olive non vanno mai in ossidazione perché il tutto avviene dall'oliva all'olio, è un passaggio che avviene in un'ora e mezza al massimo, quindi i tempi di ossidazione vengono azzerati e ovviamente avvengono in un clima anche igienico, sanitario, che è di notevole aspetto. Quindi dicevo che da qui vanno al frangitore, dal frangitore arriviamo a quelle che sono le vasche di gramolazione. Dal frangitore l'oliva cambia forma, da frutto diventa questa pasta, quindi è un insieme di nocciolo, polpa, quindi l'oliva viene frantumata e va all'interno di queste vasche. All'interno di queste vasche, che chiamiamo vasche di gramolazione, avviene un processo ci sono queste pale che girano molto lentamente, che serve per agevolare quella che è poi la fase estrattiva, quindi serve a far disgregare le molecole di olio da tutta questa massa, quindi dalla polpa, dal nocciolo, dall'acqua vegetale che contiene la stessa oliva. Quindi man mano che questo processo avviene nell'arco di mediamente 30-35 minuti, dai 25 ai 35 minuti, tutto a temperatura controllata ben al di sotto dei 27 gradi, quindi noi possiamo dire che la nostra è un prodotto estratto a freddo, per passare poi a quello che è il cuore pulsante di un frantoio, cioè la centrifuga. Nella centrifuga avviene la separazione della parte solida dalla parte liquida. Questa pasta viene spinta all'interno della centrifuga, quindi questo è l'ingresso della centrifuga di questa pasta. Di fatto
l'ingresso è in quella parte, è un cono rovesciato, quindi avviene al contrario. Da qui entra la pasta, subito viene tolta la sanza e va via tramite questa coclea, e la parte liquida risale il cono rovesciato e esce poi da queste due bocche. Quindi da qui esce l'olio e da qui esce l'acqua vegetale. Tramite le pompe poi l'olio viene mandato al separatore. Separatore verticale, e quindi da lì viene poi trasferito nei tank e successivamente inviato in sede.